Amici, benvenuti a tutti! Lego Fashion. Dov'è il sito? Qua sotto, come sempre. Allora, cari amici, oggi è 1° gennaio. Sì. Facciamo gli auguri di buon anno e vi facciamo vedere una cosa molto carina oggi. Una cosa che abbiamo nella nostra ferrovia, il ponte per i binari. Questo qua. Allora, questi sono tutti i pezzi. Allora, cominciamo col dire che questo ponte non è della Lego, Sì, ma lo fa un'azienda che ha sede in Polonia, che si chiama Trix Bricks. Sì. Vi lasciamo ovviamente giù qui adesso il sito per potervi collegare, per poter guardare tutti i loro prodotti e ovviamente anche il link in descrizione. Allora, diciamo subito che questa è un'azienda che fa un sacco di cose carine, la stragrande maggioranza delle cose credo siano stampate in 3D, infatti possono anche fare dei pezzi personalizzati, hanno un sacco di scambi particolari, incroci e soprattutto hanno una grandissima varietà di curve. Se andate a vedere hanno curve che vanno, se non sbaglio, dai 20 cm di raggio fino ai 120 più o meno, oppure da 24 a 120, adesso non ricordo bene. E sono un po' cari i pezzi perché indubbiamente credo che queste siano tutte lavorazioni in 3D, almeno guardando la finitura, però sono molto carine e soprattutto sono dei pezzi che mancano completamente nel catalogo della Lego, vero? Sì. Perché non si capisce perché la Lego non fa i conti. Infatti. Come mai? Che so io. Bisogna chiedere alla Lego e telefona. E il mio telefono. Allora, questo kit che voi vedete qui adesso che vi abbiamo messo è composto da 30 pezzi. 30 pezzi, io per pezzo identifico insomma questo a 3, quindi un supporto, quindi sono 30 supporti, 10 a salire, E 10 tutti dello stesso livello, della stessa altezza e 10 ovviamente anche a scendere. Quindi insomma il ponte è bello corposo, perché ci vogliono 30 binari, 30 pezzi per poter montare tutto. Allora, vi facciamo vedere, innanzitutto vi facciamo vedere l'altezza. Allora, Federico ha preparato un pilastrino, allora, prendi quello più alto. Un pilastro che serve questo. Bravissimo. Allora, questo è di 13, voi se non avete questi qua potete farli da 13. Allora, vi facciamo vedere questo per farvi rendere conto insomma dell'altezza. Il livello superiore equivale a un pilastrino da 13. Vi facciamo vedere anche un'altra cosa, come si montano. Allora, faccio vedere io questo. Allora, voi sapete tutti che i pilastri si montano così, però il ponte si Prendiamone due dritti, dai, due della stessa altezza. Si monta, aspettate. Anzi, 3, prendiamone 3, dai. Allora, scusami, faccio vedere una cosa. Questo è formato da 3 pezzi, quindi ci sono i 2 supporti laterali più questo centrale. Questo centrale è uguale per tutti e 30 pezzi, cambia ovviamente l'altezza dei supporti. State attenti a questi cosettini, bravo, a noi già è successo in questi piccini, ci abbiamo messo un po' di attack e abbiamo risolto. Poi devi risolvere con un po' di attack. Allora, una volta montato, è carino perché, come potete vedere, facciamo vedere, l'inclinazione è variabile. Questo vi permette di fare, insomma, salite e discese come preferite, anche se noi vi consigliamo di seguire lo schema, perché altrimenti vengono delle salite troppo ripide e i treni non ce la fanno. E quindi attenzione perché si fuoce il motore. Già vi diciamo una cosa, anche se seguite questo schema, i treni con più di 2 vagoni hanno difficoltà a salire, a meno che non abbiano una bella rincorsa. A Noi meno molto che spesso... non siano dopo caricati, non siano già fatti, perché il dopo caricati hanno molta più potenza. Bravissimo. Noi molto spesso facciamo l'ingresso, ma per una questione di spazio, subito dopo una curva e vi diciamo che quindi il treno deve rallentare altrimenti deraglia. Allora, ecco qua. Qui potete vedere ad esempio una curva montata. Vi diciamo subito una cosa, allora facciamo vedere una cosa ai nostri amici. Quando montate le curve, la cosa carina di questo ponte è poter passare anche sotto, ovviamente. Ovviamente basta una semplice curva per non farvi più passare sotto, potete leggermente forzarli ma non ve lo consigliamo perché cade tutto. Quindi che cosa potete fare?
Se volete passare sotto vi consigliamo, facciamo vedere ai nostri amici come viene un pezzo montato. Allora, di fare così. potete mettere uno qua, uno qua. E uno qua. Così voi potete trovarvi attualmente Ecco sotto qua. il ponte. In questo caso non abbiamo un altro binario, ma non fa niente, montiamo questo, eccolo qui, fa un Ecco piccolo qui. clic quando è montato. E vedete, aspetta, fammelo alzare così i nostri amici possono vedere bene. Allora, come vedete, in questo spazio, quindi quando avete un dritto, il poi- binario passa perfettamente. Infatti. Però quando avete una curva può anche non passare perché Esatto. attenzione perché se girate troppo il binario E vabbè, perché- certo, cade sì. tutto. E il Però treno? vi devo dire un'altra cosa, perché se per esempio voi state smontando e vi siete dimenticati di montare e vi siete dimenticati di mettere il pilastro, il treno così il binario si può spezzare anche questo, Certo. perché il treno È per pesante. esempio è pesante, per esempio se ha un vagone per esempio, lui può fare così e può spezzare i vostri Esatto, punti. allora vi diciamo anche un'altra cosa molto interessante, Sì. ovviamente, che è quella del prezzo. Tutto questo kit, ovviamente senza binari, quindi solo tutti i 30 supporti, sono un po' cari perché costano 60 euro, Esatto. 59,90 adesso su TrixBrix. sì. Le spese di spedizione sono, se non ricordo male, per l'Italia o 12 o 15 euro a seconda del corriere e della velocità di consegna. Normalmente TrixBrix consegna in 2, 3, massimo 4 giorni lavorativi. La consegna quindi è abbastanza veloce, è un sito super affidabile perché abbiamo comprato spesso Sì. e devo dire la verità, lavorano bene, rispondono anche abbastanza velocemente alle mail o ai contatti. La sede abbiamo detto è in Polonia, quindi anche abbastanza vicino. Il sito ovviamente in sovraimpressione o nella descrizione. Che altro dire, amici? Allora, io devo Il kit dire- è fatto molto bene. Sì, però è riuscito anche un pilare a 4. Che vuoi fare voi dei Vi facciamo vedere dopo, vi rimandiamo al sito perché veramente c'hanno un sacco di cose carine, vi potete insomma divertire. Sì. Vi ripeto, i pezzi sono un pochino cari, però se avete necessità di fare qualcosa di particolare non credo esistano alternative, perché Lego non fa tutti questi pezzi particolari, soprattutto se volete fare delle curve con raggio variabile. Vi ripeto, se non sbaglio ci sono 6 o 7 raggi di curvatura differenti, incroci di tutti i tipi, quindi vi potete veramente divertire. E devo dire un'altra cosa. Potete anche montarli su più piani come sta facendo Federico, se volete fare cose divertenti, Sì. salite, Tipo- controsalite tipo- e piste molto tipo particolari. Una cosa così c'è Un ottovolante. come si dice, Allora, tornado. salutiamo i nostri amici, vi facciamo vedere adesso in chiusura del video delle riprese della nostra pista, così vedete anche il treno insomma come si Sì. comporta, come sale e scende da questo ponte. Sì. Ok? Sì. Noi salutiamo tutti, vi facciamo di nuovo gli auguri di buon anno. Sì. Oggi è il 1 gennaio, quindi buon 2019. Sì. Metteteci tanti like, E tanti- iscrivetevi al sito E e mandateci i vostri commenti. commenti. Ciao a tutti amici! Grazie a te.